E benvenuti in questo nuovo video Parole Leoni. Dopo questo Bari Venezia finito 0-3, una partita che diciamo ci avvicina sempre di più. Non è finita, però adesso appunto andando un po' a sondare questo tema, andiamo a vedere eh, per quanto tempo non sarà finita, diciamo, Sì. detta proprio malissimo, però alla fine anche voi nei commenti, insomma, un po' questo è il format, no? Ci andiamo a basare su quel che avete scritto voi, della partita molto poco, diciamo, e siete andati tutti a focalizzarvi su l'avvenire prossimo, cioè su cosa succederà nel brevissimo termine, tra l'altro, proprio la prossima partita. Infatti oggi ragioniamo proprio su: è possibile che magari la prossima giornata sia quella giusta, detta proprio papale papale. Quindi andrei direttamente, non mi perderei ulteriormente. Vi chiediamo come sempre di iscrivervi, lasciare like, hype, abbonarvi se volete, per essere appunto anche, diciamo, letti, ecco qua nel video Parole Leoni. E per essere aggiunti anche nel gruppo che abbiamo creato con tutti gli abbonati. Ah sì, 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 molto molto divertente anche e soprattutto durante le partite, veramente molto molto vibrante, ecco. Quindi andiamo subito a vedere i commenti, ma prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 €, diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagelle in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. Quindi partiamo dal nostro abbonato Mauretto Scarpa che scrive: vi autorizzo a toccare ferro e anche qualcos'altro, ma ho un sogno romantico. Sabato l'Unione giocherà già sapendo i risultati di Monza Frosinone. Se per sbaglio una delle due perde e noi vinciamo in casa, promozione matematica. E sarà il 25 aprile, San Marco. Che sia un segno del destino? Comunque siamo una squadra illegale per la Serie B e con Ciano in queste condizioni, forza ragazzi, regalateci questo sogno, sempre, comunque e ovunque, forza Unione. Otenev ha scritto: vittoria importantissima, per niente scontata. Come ha detto Stroppa, campionato straordinario e non solo per il Venezia. Duri banchi avanti, con la A maiuscola. Sì, sì, con tre. Sì, sì. Esatto. Esatto. Edgar scrive: questo è il modo di giocare che mi aspettavo di vedere lo scorso fine settimana. Vittoria importante, manca pochissimo ragazzi, la Serie A non è lontana. Invece Alessandro Dalbò: adesso abbiamo le 3 squadre di Serie B, le più Mm. difficili da battere, molto molto dura, Empoli Spezia e la super finale Palermo. Praticamente 3 finali difficilissime. Ha super, super ragione, tutti discorsi interessanti, appunto, come vi preannunciavo un po' Sì, all'inizio, su già prossima giornata e appunto prossime 3 partite, perché di fatto quelle mancano. sì, Guardate, della partita sostanzialmente bypassiamo, perché sì. comunque anche ieri, se volete un'analisi un po' più approfondita, anche tattica, abbiamo avuto tempo di farlo tranquillamente nel post partita, insomma. Abbiamo detto un po' tutto lì. Sì, forse ne abbiamo parlato un po' meglio nelle pagelle, Sì, anche effettivamente. nelle pagelle, sì, abbiamo parlato anche dei singoli, e, insomma, Sì. semplicemente anche per questioni di tempo lì possiamo un attimo prenderci i nostri minuti, ecco, per ragionare un po' su tutto, discorso sull'allenatore, giocatori. Mm. Andiamo direttamente a situazione classifica, risultati delle altre e appunto il sogno è possibile già la prossima giornata. I Vai. risultati delle rivali sono Sampdoria-Monza ha vinto il Monza 3-0, 0-3, Modena-Frosinone ha vinto il Frosinone 1-2, Palermo-Cesena ha vinto il Palermo 2-0, quindi hanno vinto tutte. Come al solito, cioè Sì, è un po' di settimana che va così avanti, nel senso non basta mai che vinci qualche mezzo inciampo di sì. qualcuna, ma neanche il Palermo, che è un po' più staccato dalle altre, comunque non molla. Sì, sta diventando veramente un campionato di Serie B visto raramente perché Mai così effettivamente, avvincente sicuramente. esatto, l'anno scorso la prima era già, Sassuolo, sì, si era già allontanata un sì. po'. Sì, di solito comunque le prime si staccano un pochino dai playoff. Sì, tendenzialmente è quella, sì. Quest'anno ci è andata Non così. basta, sì, non Sfiga. basta fare prestazioni su prestazioni, anche risultati su risultati, perché le altre non mollano. Veramente è un bel campionato da quel punto di Sì, vista lì. Meno per chi se la vive in primo piano, in prima persona, da tifoso, in però prima vabbè. linea. Esatto, in prima linea. Esatto. Quindi la classifica. Venezia 75, Monza 72, Frosinone uguale 72 e Palermo 68. Sì, esatto, un po' più staccato così.
E diciamo che, come ha detto Mauretto, il calcolo in realtà è molto semplice. Come ha detto Mauretto, il primo commento che abbiamo letto, se una delle due perde, una tra Frosinone e Monza, e noi vinciamo in casa, perché ovviamente passa tutto da Esatto, cioè dipende noi. sempre tutto da noi comunque, In è ogni sempre caso, in quello. ogni caso, come abbiamo detto tante volte, dipende tutto da noi. Sono, Esatto, come abbiamo detto nel post partita, sono comunque 6 punti da fare, stando così le cose. Quindi esatto. 6 punti da fare nelle prossime 3 partite, insomma. Quindi se una delle due perde e noi vinciamo in casa, sarà di fatto promozione matematica il Il 25 5 aprile a aprile. San Marco. E questo è assolutamente vero, sarebbe bellissimo. Ma questo perché? Perché di fatto abbiamo gli scontri diretti a favore, sia con Monza che con Frosinone, comunque vada. Sì, E a questo proposito andiamo a vedere le partite già della prossima settimana, cioè prendiamoci un attimo avanti, non lo facciamo di solito, stavolta sì, ha sì, senso, anche perché giocheranno tutte prima di noi. giusto? Monza-Modena venerdì giocano alle 19, Reggiana-Palermo sabato alle 15, Frosinone-Carrarese sabato alle 15 e poi ci siamo noi, Esatto. Venezia-Empoli alle 5 e un quarto. Esatto, quindi cioè, facciamo, come vi ho detto prima, no? Sono 6 punti e facciamo un esempio per così ci capiamo meglio. Sì, Quindi, partendo da Monza-Modena per esempio, no? Prendiamo ad esempio loro, mettiamo caso che i nostri amici modenesi ci fanno un grossissimo favore, vincono contro il Monza, perché devono vincere, non pareggio, serve proprio la sconfitta del Monza o del Frosinone, prendiamo esempio il mhm, Monza, quindi i nostri amici modenesi vincono contro il Monza e noi però vinciamo appunto, come dicevo prima, contro l'Empoli. A questo punto il Monza rimarrebbe a 72, noi andremo a 78, quindi sì, si creerebbero quei 6 punti di di vantaggio. vantaggio famosi che citavo prima. Quindi a 2 giornate dal termine, anche mettiamo in caso, perdessimo tutte le ultime 2 partite rimaste, a quel punto al massimo potrebbero raggiungerci di fatto, ma proprio per il discorso che facevo prima, proprio per gli scontri diretti, saremmo davanti noi, comunque anche a pari punti, sia Sì, che abbiamo preso l'esempio del Monza, sia che ci fosse il Monza, sia che facesse così bene il Frosinone e appunto ci raggiungesse. Quindi sostanzialmente questa è la combinazione necessaria, che Monza o Frosinone, e noi vinciamo, una delle due perda, sì. sostanzialmente parlando. Questo è. Esatto, però abbiamo visto che nelle ultime 5 partite nessuna tra Monza, Palermo, Frosinone e noi, Venezia, ne ha persa una, quindi comunque le abbiamo vinte o pareggiate tutte quante e questo è un dato importante perché fa Assolutamente, capire la assolutamente. tendenza positiva di tutte queste squadre e è difficile che proprio alla fine mollino. Sì, cioè Quindi, dobbiamo un po' basarci, sperare nella pressione, ma stessa pressione che abbiamo tra l'altro anche esatto, noi, cioè nel senso, sì, bisogna vedere chi regge meglio questa pressione, che effetto fa questa pressione sulle altre squadre, ma onestamente parlando, è molto difficile che accada, almeno già la prossima, questo dico. Sicuramente saremo molto più vicini, parliamoci chiaro all'obiettivo in caso vincessimo. Comunque vada, anche se le altre stravincono, cioè comunque vincono come sta accadendo in queste giornate. Eh, perché finora le rivali insomma non hanno mollato, cioè non stanno mollando veramente di un centimetro. Per quello dico il discorso pressione, per ora non è valso, per ora la pressione anzi le ha quasi fatte andare oltre i limiti, no? Di ognuna comunque. Tutte alla fine finora avevamo fatto un po' di inciampi, prima di queste appunto che dicevi tu, queste ultime 5 partite, un po' di inciampi tra magari sì, anche un pareggio così. Invece ultimamente cioè, inciampi pochi, sconfitte zero, come dicevi tu, esatto, anche delle nostre rivali, come ha detto Stropa alla fine. Stiamo facendo un campionato formidabile, ma anche le altre non possiamo dire che stiano facendo un brutto campionato, eh anzi, sì. cioè veramente stanno lì incollate e quindi sostanzialmente questo è, non ci resta che sperare, perché cioè, c'è utile sicuramente il fatto che sapremo già i risultati delle E altre. infatti. Questo comodissimo. Sì, però dobbiamo sperare che facciano qualche errorino in più rispetto a noi e noi dobbiamo comunque fare le cose fatte bene, ovviamente, perché dobbiamo pensare anche alle vittorie che dobbiamo ancora fare noi. Certo, cioè, ma infatti, ma allora, c'è questa eventualità, non andasse così, non possiamo festeggiare a San Marco, amen.
peccato sicuramente Sarebbe stato perché sarebbe bello. stato veramente bellissimo. Però nel caso diciamo che intanto vinciamo, non succede perché vincono anche le altre, La prossima. mancheranno solo altri 3 punti da fare tra Spezia. Spezia e Palermo. Spezia fuori casa e Sì. Palermo in casa. Certo, diventerebbero 2 partite importanti, tra l'altro uno Spezia che ieri ha vinto 6-1, no, Sì. contro il Sudtirolo, quindi sicuramente squadre che hanno comunque un obiettivo tutte quante, e quindi sarà sicuramente tosta, sicuramente. Però ecco, anche lì faccio il ragionamento già nel prossimo futuro ulteriore rispetto a questo, nel senso che già anche la penultima giornata, poi lì magari, ecco, se questa una giornata che arriva dobbiamo sperare che uno tra Monza e Frosinone perda e noi vinciamo, alla penultima, se avremo fatto le cose per bene, magari non servirà che una delle due perda, non abbiamo già fatto il calcolo, ma Mm. insomma è così, È nel senso, matematica. sì, è matematico, basterà che magari una delle due semplicemente pareggi, Esatto. no? Tra Monza e Frosinone, quindi più andiamo avanti, più ci facilitano le cose, comunque vada in ogni caso. Per quello abbiamo sempre detto, dipende tutto da noi. Esatto. Possiamo fare i calcoli, li abbiamo fatti qua, sono sostanzialmente questi, anche con l'esempio, abbiamo preso riferimento il Monza, però in ogni caso, come abbiamo sempre detto, conta quello che facciamo Mm. noi e anche senza guardare le altre, se facciamo il nostro, Esatto. siamo a posto, perché insomma siamo primi, ce lo siamo meritato, quindi basta questo sostanzialmente. Però ecco, sicuramente che sia la prossima o quella dopo ancora, un'occhiata ce la diamo, monitoriamo la situazione Esatto. anche nelle altre partite. Speriamo che appunto questa volta la pressione faccia il suo dovere, diciamo, Mm. almeno in una delle due, non dico in tutte e due, basta una delle due e insomma, poi vediamo, non mi sbilancio ulteriormente. Io sostanzialmente non aggiungerei nulla, se volete aggiungete voi. Sì, lasciate like, aggiungete quello che volete, qualcosa che non abbiamo detto Mm. o che abbiamo sbagliato anche. Sì, qualche calcolo errato, probabile, Esatto. no scherzo, speriamo di no. E niente, lasciate hype come sempre, iscrivetevi, abbonatevi e ci vediamo allo stadio. E ci vediamo allo stadio, assolutamente, e sempre Forza Venezia. Sempre Forza Unione.